Benvenute e benvenuti nel mio piccolo spazio creativo. Sono Paola e oggi vi mostro come faccio le collane con le ghiande di feltro. Ecco cosa useremo. Per le attrezzature ci servirà della colla e un trapanino a mano. Per il materiale del cotone cerato, dei cappucci di ghianda e delle palline di feltro. Andiamo a pasticciare. Per cominciare realizziamo 2 piccoli fori nel cappello della ghianda. Con il trapanino a mano o un Dremel dobbiamo fare 2 forellini nella zona centrale del cappuccio. Ecco fatto. Vediamo se riesco a farvi vedere i buchini. Eccoli lì. Ora passiamo al cotone cerato. Ho tagliato circa 75 cm di cordino. Va passato dall'interno del cappello della ghianda verso l'esterno. Quando siete riusciti a infilare entrambe le estremità, vanno fatte scorrere in modo che siano lunghe uguali. Poi le annoderemo con un nodo scorsoio, ma per ora preoccupiamoci della nostra ghianda. In realtà il lavoro è praticamente finito. Si mette una colla bella potente all'interno del guscio e ci si incolla, con un po' di pazienza, la pallina di lana del colore che abbiamo scelto. Quindi, con calma, colla e pallina. Bisogna metterne un po', altrimenti non fa presa. E subito la pallina. Come sempre va tenuta in posa per qualche minuto per permettere alla colla di fare presa. Ora dobbiamo realizzare i 2 nodi scorsoi per rendere la collana regolabile. Questo filo è un po' piccolo, se non vedete bene il nodo non vi preoccupate, ci sarà un video dedicato solo a questo passaggio. Comunque, i fili vanno incrociati, uno deve andare in una direzione, l'altro nell'altra, e uno andrà annodato sull'altro e viceversa. Così, impugnando entrambi i fili, piego il filo indietro in modo da creare una piccola asola, che si vede poco perché questo filo è davvero sottile, e poi lo riarrotolo per tornare verso l'asola stessa, che sarà lo strozzo che bloccherà il nodo. 1, 2, 3 volte. Infilo il filo nell'asolina e tiro dall'altra parte. Non vi preoccupate, ve lo farò vedere meglio. Dopodiché lo realizzo anche sull'altro capo. La nostra collana è finita, è regolabile ed è un simpatico decoro autunnale. Come potete vedere dal tavolo, in realtà la ghianda io la uso spessissimo in tanti tipi di lavoro. Vedremo come usarla anche come abbellimento e appunto ci vediamo nel prossimo video dove vi spiego bene come fare il nodo scorsoio. Grazie per l'attenzione.